Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche affettive per la prima metà di agosto 2023. Wow! 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 Abbiamo il matto, ragazzi. Nuove avventure. Quindi se siete single, preparatevi. Parla sempre di una forza che spinge in avanti verso le novità, vi spinge verso la curiosità anche. È un arcano numero 0, quindi parla di fine e nuovi inizi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico, cari amici dei pesci. Intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, potete ascoltare l'ascendente, segno lunario o Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia mail e altri link a video che potrebbero interessarvi. Nella sezione della playlist, nelle playlist, nella sezione dell'oroscopo annuale stagionale trovate le previsioni per il secondo semestre del 2023. Allora, partiamo con un eremita, un 9 di spade, gli amanti, un 7 di pentacoli, un 7 di spade, l'appeso e un re di pentacoli, ragazzi. Diciamo che la prima parte del mese, la prima settimana non è proprio idilliaca, vi devo dire, perché abbiamo un eremita al contrario, mi dà sempre un senso di solitudine l'eremita quando è al contrario, non volontaria. Quindi per qualcuno potrebbe esserci questa sensazione di solitudine, questa sensazione di isolamento. E abbiamo anche un 9 di spade, quindi voglio dire, c'è parecchio pensare su questioni antiche, su questioni del passato. Ci sono ancora delle preoccupazioni come da ripulire, amici dei pesci. Vi dirò che poi avete gli amanti al contrario, quindi qui fa riferimento o a un disequilibrio a livello di relazione di coppia, per esempio, oppure a uno scarso amor proprio. Adesso poi lo andiamo a vedere. O potrebbe anche essere una scelta che non volete fare. Andiamo poi a vedere con i mini tarocchi. Il 7 di pentacoli può fare riferimento alla vostra impazienza di andare, di fare, di brigare, perché effettivamente avete la carta del matto che ehm, ricorda, diciamo, l'energia dei bambini, questo impulso, questa curiosità, come se ci fosse una sorta di impazienza. Però vi dico che nella seconda parte della lettura, quindi nella seconda settimana di agosto, ragazzi, con questo 7 di spade potreste vederne delle belle. Ricominciamo dall'eremita e le vediamo con i mini tarocchi. Allora, 6 di bastoni e 9 di spade nuovamente. È come se aveste raggiunto un certo tipo di risultato, ma non foste appagati. Perché comunque il 6 di pentacoli, scusate, il 6 di bastoni c'è, quindi è come se un riconoscimento dall'esterno ci fosse. È la carta del successo. Però c'è qualche cosa che vi preoccupa riguardo la vostra solitudine o il fatto che vi sentiate soli magari. È come se fuori non si avvertisse questa vostra solitudine. Andiamo a vedere il 9 di spade. 8 di bastoni, la torre, il re di coppe e un 6 di pentacoli. Ragazzi, qui c'è qualche cosa
che si è destabilizzato, o meglio, nella prima settimana di agosto potrebbe destabilizzarsi qualche cosa. Tenete presente che avete la torre e qui avete la carta degli amanti. È qualche cosa che ha a che fare col vostro ego. Perché gli amanti parla di amor proprio. Allora, un eccesso di amor proprio sono un po' due cose diverse, perché l'ego è più una struttura che ci si crea per sopravvivere. E la cosa interessante è che qui avete come si chiama? Un re di coppe, mi veniva cavaliere, un re di coppe e un 6 di pentacoli, quindi o è qualche cosa che ha a che fare con un padre o con una persona in particolare, quindi potrebbe essere una persona specifica che è di vostro interesse. È come se per rimettere in equilibrio le cose abbiate dovuto lasciare indietro parte di voi stessi. Andiamo a vedere. Ok, allora gli amanti sono spiegati da un 6 di spade al contrario, da un eremita di nuovo al contrario, dalla carta dell'imperatrice e dalla temperanza. È come se aveste voglia di espandervi, aveste voglia di equilibrio, ma non riuscite a lasciare indietro questi vecchi pensieri, questi tormenti, mi dicono. C'è questa profonda sensazione di solitudine, io sento, ma credo che sia per mancanza di amor proprio qui. Non sento che sia una scelta questa carta degli amanti, è più scusate, un allontanarsi da qualche questione mentale, perché avete 2 volte il 9 di spade. C'è voglia di star bene, c'è voglia di... Per qualcuno, ragazzi, si tratta di gravidanza, c'è voglia di bambini. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Se non è una gravidanza può anche essere semplicemente un nuovo progetto. Abbiamo il 3 di coppe e il cavaliere di bastoni. Ragazzi, qui ho come la sensazione che... Allora, ci sono 2 chiavi di lettura. La prima è che stiate aspettando che qualcun altro faccia una mossa, faccia un movimento, magari che faccia un'offerta. Più che un'offerta, un movimento, vi dirò. Dall'altro lato ho la sensazione che abbiate bisogno di risvegliare un po' il fuoco, la fiamma della passione. Andiamo a vedere il 7 di spade. Sia che sia per un partner, sia che sia a voi in generale per l'amore, mi viene da dire. Sacerdotessa al contrario e giustizia. Ragazzi, guardate, nella seconda settimana di agosto o sì verrà fuori qualche cosa. C'è un 7 di spade, c'è qualche bugia che verrà fuori perché c'è anche la giustizia al contrario e la giustizia ha delle cose nascoste dietro il velo. Ed è una di quelle carte che taglia quello che non serve per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Ed è quello che volete fare voi, quello di cui avete bisogno voi con la temperanza, dovete rimettere in equilibrio. Ma qui c'è qualche cosa che non vuole essere visto perché avete anche la sacerdotessa al contrario, eh? Quindi può essere che qualcuno non sia onesto con se stesso. Ecco perché il crollo dell'ego. Quando ragazzi, io dico, ce la si vende. Cioè si vede che magari l'altra persona fa qualche cosa che non va e si inizia a trovare a livello logico delle spiegazioni o delle giustificazioni per metterci la coscienza in pace e non ammettere che all'altra persona non gliene frega un tubo. Ok? È come un illuderci da soli, no, ma ha detto così. È come quelle persone che dicono mi ha lasciato per farmi crescere. A parte l'ego gigante, cosa vi fa pensare che l'altra persona agisca
agisca e prenda le proprie decisioni in base a voi. Scusate, mi è venuto un colpo di tosse fortissimo, qualcosa mi dice che forse questa cosa qua non avrei dovuto dirla. Ok. E poi c'è quella giustificazione, sicuramente mi ha lasciato per farmi maturare, è per non vedere che l'altra persona si è stufata, che l'altra persona non ne vuole più sapere, che l'altra persona non è interessata a noi. Allora, per non vedere l'abbandono, per non vedere il rifiuto, per non accettare, perché probabilmente si ha una ferita non lavorata nel passato, e allora ci si racconta, sicuramente l'ha fatto per farmi evolvere, così poi un domani ci si rivedrà, cioè la sento un po' una favola. Quando le persone mi dicono queste cose, io la sento un po' una favola che ci si racconta, ok? Tendenzialmente, ragazzi, le persone sono egoiste, tendenzialmente, poi non tutti. E per egoista io non dico che non condividano, ho sbagliato parola, egoiche, ok? Ma io per prima, cioè nel senso io sono la prima che tutti i giorni dico, ma questo è stato il mio ego o non è stato il mio ego? Cioè che faccio un'analisi, no? Però, a meno che non sia proprio una persona super innamorata di voi, con la quale c'è stato un amore in armonia e in crescita fino ad adesso, io dubito che se una persona vi lascia è per un vostro vantaggio, per aiutare voi, per dare qualche cosa a voi. Cioè, non so se mi sono capita. Io molte volte, scusatemi, sono un po' diretta nel dire le cose, però è l'unico modo in cui secondo me arriva la terapia d'urto. Allora, andiamo avanti con questo appeso. Abbiamo una regina di spade e un 9 di bastone al contrario. È come se foste bloccati nel programmare, nel difendervi, nell'agire, ve l'ho detto, anche qui lo sentivo. C'è una sorta di dove vado, cosa faccio? Tenete presente che quando c'è il matto è un forte impulso a fare, ad andare, ma non c'è direzione. Infatti abbiamo la regina di spade che è il contrario, non c'è un piano, non c'è un programma. Forse è un po' quello che vi manca, un po' di concretezza, come dice, perché ovviamente se c'è un piano di movimento c'è anche un piano di difesa, perché io penso, faccio questo e se poi va così mi comporto in questo modo A o in questo modo B. Ok, allora facciamo finta che mi sono comportata nel modo B e poi vado avanti di qui. Cioè sapete come muovervi, capito? E invece avere solo un'energia, un impulso come quello del matto, fondamentalmente vi fa perdere tempo perché andate un po' di qua, poi vedete che sì, ma non so, allora provo un'altra strada. Andiamo a vedere il re di pentacoli, carro e cavaliere di spade al contrario. Allora, il cavaliere di spade al contrario e anche il carro al contrario, mi dicono che qualcuno ha voglia di fuggire, probabilmente da queste situazioni pesanti. Però il re di pentacoli potrebbe fare riferimento magari anche a una persona alla quale vi potreste appoggiare per capire come dare una direzione a quello che adesso non vedete o a quello che adesso non è chiaro. Tenete presente che avete l'appeso, l'appeso è sempre una carta che vi dice di guardare le cose da un'altra prospettiva. Mettetevi nei panni dell'altro magari, perché qui ragazzi c'è qualcosa di pesante, sì, di pesante, perché comunque abbiamo un arcano maggiore qui, la giustizia, c'è qualcosa che viene fuori. Tenete presente che tra la torre, il bisogno di guarigione, la diamante al contrario e la giustizia al contrario, per qualcuno, ragazzi, ci potrebbe essere una chiusura, un taglio, una rottura, meglio detto, per un nuovo inizio. Vi dico, lo sento per parecchi, ma perché c'è questo 7 di spade, c'è il 3 di coppe, qui è proprio una lettura di tradimento, di amanti, di, come vi posso dire,
di storie un po' confuse. Fatemi sapere nei commenti, sono molto curiosa. Andiamo a vedere ovviamente non risuona con tutti, come dico sempre, risuona una parte della lettura. Andiamo a vedere un angelo, un oracolo degli angeli. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Qui ci potrebbero essere dei condizionamenti. In realtà il diavolo non c'è. Non c'è neanche un 5 di spade. Però potrebbe essere qui, con qualche cosa legato all'ego, al vostro bagaglio di esperienze, in effetti. C'è qualcosa, ragazzi, che vi fa, diciamo, distorcere o contaminare, meglio detto, la vostra vita di relazione. Anche se non avete nessuno, probabilmente avete qualche credenza religiosa intrinseca che fa sì che vi poniate all'altro in un certo modo, e per cui questo scaturisca determinati mood, determinati comportamenti. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Se avete piacere potete iscrivervi, commentare, lasciare un like, condividere o fare una donazione. Se volete potete anche abbonarvi al canale. Vi ricordo che le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è un semplice supporto, con quella più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Per quello che riguarda invece il percorso individuale, è un percorso che sto proponendo singolarmente, si chiama individuale, è cucito sulla persona, cioè la persona viene, mi porta un determinato settore carente in quel momento di vita e da lì si parte, si vanno a lavorare le credenze limitanti che limitano l'espansione di quel settore, ok? Però è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti, questo giusto per chiarire un pochettino. Detto questo, pesci, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!